Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Oggi parliamo di un'altra tipologia di tessuto, raso di cotone stretch. Stretch, quindi elasticizzato. Ho già trattato vari tessuti elasticizzati, come vanno trattati, quindi come vanno cuciti, quali sono i punti, quali sono gli aghi consigliati e via dicendo. Oggi parliamo di questo tessuto raso elasticizzato perché è un tessuto che possiamo cucire adesso che che siamo in primavera, comunque primavera estate. Si possono fare dei tubini in raso, si possono fare dei pantaloni, varie tipologie di abbigliamento. È un tessuto sostenuto, comodo e anche elegante, quindi adatto per esempio ad una gonna in raso elasticizzata, e quindi è nello stesso tempo il tessuto di raso elasticizzato è un tessuto che nello stesso tempo è comodo da indossare, perché una bella gonna in raso elasticizzato è comoda da indossare come un paio di pantaloni, ma nello stesso tempo risultano eleganti. Infatti dei pantaloni cuciti in raso sono eleganti, quindi sono adatti anche ad una serata elegante. Il raso di cotone è satinato senza essere brillante, quindi è un tessuto, come ho già detto prima, elegante. La composizione di questo tessuto è fibre di cotone e il 3% di elastan, che comunque serve appunto per fare in modo che sia bello elastico. Per quanto riguarda la struttura, è un tessuto estremamente morbido, ha un aspetto satinato sul dritto e opaco al rovescio. Come si cuce? Per quanto riguarda il rinforzo, dipende da quello che dobbiamo ovviamente cucire. Se stiamo cucendo una gonna a tubino oppure qualsiasi tipo di gonna, comunque in raso o pantalone, dobbiamo cucire o il cinturino o la paramontura interna. In questo caso abbiamo bisogno della flisellina, e a seconda della pesantezza del tessuto non sarà necessaria una flisellina molto grossa, ma una flisellina leggera. Filo, ago e punto. Il raso di cotone non è un tessuto scivoloso, quindi di conseguenza è facile da cucire. Per quanto riguarda la cucitura con la macchina per cucire, io consiglio un 2,5 mm, quindi regolate il punto in questo modo. L'ago che puoi utilizzare con la macchina per cucire è un ago universale 80-90, oppure puoi utilizzare un ago Microtex. Sugli aghi ti ho fatto delle lezioni precedentemente, gli anni scorsi, tutti gli aghi che si devono avere, diciamo, si dovrebbero avere e si dovrebbero cambiare a seconda del tessuto che stiamo lavorando. Per quanto invece riguarda il filato, puoi utilizzare o il poliestere oppure il cotone. Un consiglio: il consiglio è, come tutti i tessuti elasticizzati, bisogna cercare di evitare di tirare il tessuto nel mentre che stai cucendo, perché se tu tiri il tessuto, chiaramente che cosa succederà? Si deformerà di conseguenza. In questo caso le cuciture verranno deformate. La rifinitura, per risultare una rifinitura accurata, bisogna prima di tutto sorfilare i bordi, perché in questo caso i bordi si sfilacciano molto. Quindi prima di montare, diciamo, il tuo cartamodello, prima di montare per esempio la gonna, quindi cucire la gonna oppure il pantalone, io sono stata abituata proprio alla scuola di cucito a cucire tutti i margini prima, cioè tutte le cuciture, tutte sorfilare con la macchina per cucire oppure in tagliacuci, se possiedi la tagliacuci. Io preferisco sempre utilizzare la tagliacuci, con cui faccio un sopraggitto a 3 fili. Basta 3 fili, non è importante a 4, perché a 4 solitamente è quando devi anche cucire, quindi devi unire due tessuti l'uno con l'altro. Per sorfilare con la tagliacuci
si può fare con 3 fili. Il fondo della gonna o del pantalone, quindi la rifinitura, diciamo, dell'orlo della gonna, del pantalone e via dicendo, si consiglia di fare con un punto invisibile. Il consiglio che do è di utilizzare un filato di buona qualità. Io tra i filati che preferisco sono i filati della Gutermann oppure di 3 cerchi, che sono ottimi come filati, oppure li puoi trovare sul sito di nekishop.com e ti lascio giù il link dove puoi comprare a un prezzo, diciamo, ragionevole, dei filati veramente ottimi, delle spoline che rimangono belle grandi e che quindi tu farai l'acquisto solo una volta, perché comunque ti dureranno veramente tanto e sono veramente ottimi. I filati che trovi nel sito di Nekishop sono veramente ottimi, sia quelli per cucire il poliestere oppure i filati per ricamare. Ti lascio comunque giù tutti i link. Un consiglio che ti voglio dire è che devi stare attento sempre a mettere lo stesso identico filo sia nella spoletta superiore che quella inferiore, lo stesso filo, stesso colore e anche stessa, quindi non solo la stessa tonalità ovviamente, ma anche la stessa tipologia di filato. La tonalità, un altro consiglio che ti voglio dire per quanto riguarda la scelta del colore del filato è che ti consiglio di scegliere un filato dello stesso colore o il colore predominante in quella, se per esempio abbiamo a che fare con un tessuto con dei fiori, con dei disegni, il colore predominante, sempre usare il colore predominante, e tra i colori predominanti utilizzare sempre il colore più scuro, quindi il colore che è più presente per esempio nel disegno, oppure il colore del fondo. Per esempio se abbiamo un tessuto per esempio a fiori e il fondo, quindi ci sono i fiori e poi c'è lo sfondo, se lo sfondo per esempio è beige, io ti consiglio di utilizzare un filo beige. Se il fondo invece è a fiori con il fondo nero, ti consiglio di utilizzare dei fili neri. Spero che il video ti sia stato utile e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami un bel like, condividi i video e lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o che sei passata. Io ti mando un grande bacio sartoriale ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e al prossimo video!